Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti dal vostro Luca Talan. Come stas? Come state ragazzi? Allora, oggi ragazzi parleremo di un nuovo capitolo, diciamo una nuova miniserie che ho il piacere di annunciarvi perché sarà una piccola collana di qualche video, di 3-4 video appunto, in cui andremo sostanzialmente ad analizzare alcuni dei punti molto importanti su questo gioco, su questo gameplay in generale, comunque sui football. Perché? Perché come abbiamo sempre detto è molto importante la tattica e il modulo su questa tipologia di gioco, a differenza magari di FIFA o di qualche altro gioco che diciamo è più universale il discorso. Qui invece è molto specifico e soprattutto determinante poi per la riuscita del match, no? Perché comunque riusciamo a giocare bene, riusciamo a imporre il nostro gioco, a divertirci e nel caso appunto anche voi facciate dei video a far divertire anche comunque chi vi guarda. Quindi andiamo subito, partiamo subito. Quindi questa collanina è composta come già detto da questi video, in cui praticamente c'è il primo video che parlerà appunto delle istruzioni individuali, che sono sostanzialmente queste. L'altro video invece che parlerà degli stili di gioco individuali e degli stili di gioco di squadra. Perché? Perché questi tre video appunto, che andranno poi a formare una collanina, una catenina, chiamatela voi come vi pare, comunque in sostanza sono fondamentali metterli nel modo corretto. Perché? Perché condizionano i movimenti della nostra squadra, quindi la nostra squadra si muoverà più o meno in determinati modi, con o senza quindi questa tipologia di impostazioni, alcune attive in automatico del gioco, altre invece che possiamo selezionare noi o deselezionare noi. Diciamo che il primo video di questa collana sarebbe dovuto essere appunto gli stili di gioco dei giocatori, per capire già di loro appunto come si andranno a muovere. Però non l'ho fatto per primo per una semplice ragione, perché comunque quel video appunto poi mi avrebbe potuto parlare, mi avrebbe fatto parlare direttamente, scusatemi, veniva il termine, fatto parlare poi direttamente nel suo video anche di istruzioni individuali. Quindi invece ho deciso di partire dalla fine, quindi dalle istruzioni individuali. Perché? Perché le istruzioni individuali si applicano al modulo sempre dopo aver fatto la formazione. La formazione prima bisogna farla, questo lo dico soprattutto per chi è nuovo su questo gioco, bisogna fare prima la propria formazione, il nostro modulo, quindi mettere secondo noi i giocatori che potrebbero funzionare meglio secondo noi in quel ruolo, e poi eventualmente andare a mettere le istruzioni individuali. Perché? Perché le istruzioni individuali non sono obbligatorie ma sono facoltative. Pensate appunto che ci sono dei pro player che non le utilizzano proprio, cioè che lasciano tutto spento, tutto completamente sulla voce no. Io personalmente vi posso dire la mia e vi dico: in alcuni casi sono utili, in altri casi non sono utili, e dipende un po' con che tipologia di giocatori giochiamo. Però non mi voglio dilungare troppo appunto su questo, perché altrimenti vado a innescare in automatico anche il video che parla appunto degli stili di gioco sia individuali che di squadra, e quindi non voglio svelarvi troppo, perché altrimenti poi non guardate i vostri video, perché i miei video, gli altri che pubblicherò, perché voi siete dei furbetti e altrimenti poi dite: ah vabbè, tanto dice tutto quanto in questo, guardo questo e gli altri no. Quindi no ragazzi, vi voglio tenere un pochino sulle spine. Allora, partiamo subito quindi dalle istruzioni individuali, ripeto, che si possono sia attivare che non attivare. Il difensivo che cosa dice? I giocatori designati eviteranno di pressare in avanti in fase di attacco. Benissimo, quindi è fondamentalmente, intanto come vediamo si dividono in attacco e difesa. Quindi il difensivo comunque nello specifico che cosa ci dice? Ci dice che il giocatore che noi abbiamo selezionato, che può essere un mediano, può essere ad esempio un terzino, nella maggior parte dei casi eviterà di pressare.
Questo ragazzi è molto utile, soprattutto in base appunto a che modulo stiamo utilizzando. Perché? Perché come già detto appunto i moduli e la tattica fanno tutto su sto gioco, quindi può essere molto interessante, ad esempio, che ne so, stiamo giocando con un mediano e basta e un 2 trequartisti, ipotesi, quindi un 4-3-3 ma messo appunto con un mediano e 2 trequartisti, o anche con 2 centrocampisti, dipende un pochino da noi, da come vogliamo impostare la nostra squadra. Sarà molto utile quindi metterli questa tipologia di istruzione sopra la testa appunto del giocatore che decidiamo. Perché in questo caso del mediano? Perché comunque eviterà di pressare. I giocatori sappiamo benissimo su questo gioco che sono molto anarchici, che anche se hanno determinate carte che poi ripeto nei prossimi video andremo ad analizzare, tenderanno comunque a fare un po' quello che gli pare in campo, quindi a volte metterli una passiva, io ad esempio il difensivo sul mediano, soprattutto collante, lo lascio comunque. Perché? Perché è vero che il collante magari fa già un movimento di suo a rimanere lì, lo diceva però la stessa collante, quindi colla. Però comunque in alcuni casi non rispetta quella che è la sua carta e va un po' in giro per il campo. Quindi siccome io lì è una parte di campo fondamentale da coprire, quindi che ci sia un bel giocatore lì, io ce lo metto perché dico non si sa mai, mettiamocela perché... Oppure altra istruzione difensiva utilizzata molto è sui terzini, perché io in questo caso sto utilizzando questo modulo che ha un DC e un terzino, però perché? Perché comunque metti che vogliamo, diciamo va bene il mediano che magari si alza un pochino, non è un problema, però vogliamo utilizzarla invece perché le fasce devono essere ben coperte. Su sto gioco ormai sono diventati micidiali i cross, soprattutto quando in mezzo c'hai un Haaland o qualche altro giocatore molto forte di testa. Se sono bravi a utilizzare, gli avversari molto spesso e volentieri appunto ci fanno gol. Quindi dici no, io voglio mettermeli sui miei terzini perché rimangono belli lì a farmi diciamo proprio da filtro sulle fasce, quindi lo voglio lì. Quindi questa è un'istruzione molto importante. Chiaramente le zone di campo nella quale viene data la maggior parte delle volte sono centrocampo e difesa. È ovvio che non vado a dare un difensivo a un attaccante, sarebbe inutile. L'attaccante voglio che pressi la difesa avversaria per riconquistare il pallone. Proprio la posizione secondo me più avanzata che si potrebbe dare potrebbe essere nel mio caso ecco a Vieira, comunque a un centrocampista. Perché voglio che oltre il mediano magari mi mantenga lì la posizione, quindi mi faccia magari anche qualche movimento all'indietro verso la difesa il centrocampista di turno. Però dipende un pochino noi come ci piace giocare, oppure in quel modulo cosa ci può stare bene. Io infatti come vedete appunto per collegarci al discorso l'ho dato al terzino e al mediano. Perché? Perché comunque voglio che il centrocampista in questo caso mi faccia un movimento più a riempire praticamente a riempire più il campo, no? Qui il classico onnipresente che va in giro un po' per il campo o incontrista in questo caso che Vieira a riconquistarmi il pallone, e invece Fabinho che gli dà tutta la sua copertura e fa proprio da filtro di fronte alla difesa. Però oltre queste si possono dare anche delle altre, si può dare l'offensivo. L'offensivo sarebbe l'esatto opposto, cioè il giocatore indicato si posizionerà più in attacco rispetto al solito. Non è possibile indicare un attaccante. Perché? Perché non è possibile indicare un attaccante? Perché chiaramente gli attaccanti tu stai già mettendo un giocatore punta o seconda punta, quindi che tenderà ad andare verso la porta avversaria. Infatti lo possiamo vedere dalla lavagnetta in figura, appunto, che c'è la freccetta che sale verso su. Perché? Perché i giocatori quindi tenderanno, gli attaccanti, già ad andare in profondità, no? Soprattutto in base allo stile di gioco di squadra, ma non voglio aprire capitoli perché altrimenti poi non facciamo altri video, e quindi si tenderanno comunque già a buttare in avanti. L'offensivo in genere si dà appunto quindi su chi? Non su un attaccante vero e proprio come ci dice il gioco, ma su un trequartista, su un CLD, su un CLS, mi pare anche sugli ESA o sugli EDA si può dare, quindi gli esterni. Si può dare eventualmente, se proprio vogliamo fare una cosa diciamo un po' pazza, a un terzino. Io magari mi metto 3 DC, come ormai va molto di moda, 3 difensori centrali e il terzino destro di turno o sinistro, vedete voi chi,
ce lo metto praticamente con l'offensivo, quindi mi diventa praticamente un CLD o un CLS. L'offensivo in sostanza che cos'è? È quel tipo di carta, quel tipo di istruzione che mi fa salire, diciamo, di un ruolo il nostro giocatore. Io la interpreto così. Perché? Perché comunque il mio terzino destro, se io gliela dessi ad esempio a Maicon, ok, lui non mi farebbe più il terzino, ma mi farebbe il CLD basso, chiaramente, che parte dal basso, però mi diventerebbe un CLD, quindi dandomi molto meno manforte in fase di difesa. Siccome io non voglio questo, chiaramente non glielo do, però volendo potrei fare una scelta del genere, quindi mettere 3DC ad esempio e mettere l'offensivo su Maicon. Ma meglio ancora, magari ecco un Neymar, se io lo facessi giocare da trequartista glielo potrei dare a lui e mi diventa una seconda punta o una punta addirittura, poi dipende anche dalla caratteristica del giocatore, in questo caso l'attaccante di rientro, però lo potrei dare appunto anche a Leao, che quindi mi va a fare proprio l'esterno alto. Però perché non gliel'ho dato? Perché in questo modulo che sto utilizzando, molto interessante, che poi ci faremo appunto un video dedicato, io voglio appunto che Leao mi dia una mano in mezzo e che Neymar con il suo movimento attaccante di rientro mi faccia quasi da congiunzione, appunto, che mi faccia da unione fra l'attacco e il centrocampo. Quindi non glielo do, però ecco, potrebbe essere un'opzione darla, quindi l'offensivo a uno di questi ruoli, quindi diciamo soprattutto nei ruoli, no, esterni, abbiamo detto, quindi CLD, CLS, ESA, EDA, trequartista, non possiamo darla quindi agli attaccanti, quindi dimentichiamoci punte e seconde punte, quindi molto molto interessante. Eventualmente, come già detto, anche a uno dei terzini, ma secondo me è una scelta un po' azzardata. Ancoraggio: impedisce al giocatore selezionato di allontanarsi orizzontalmente dalla propria posizione. Per esempio, la prima punta rimarrà in posizione centrale e le ali non si accentreranno. Questo, ragazzi, è un po' per farci capire, e poi appunto ci andremo i prossimi giorni a collegare anche agli altri video di questa collanina. È un po' come dare il classico numero 10. Il classico numero 10 del giocatore, ok, no? Quelle carte che avete visto hanno scritto classico numero 10. Che cosa fa fondamentalmente? È un giocatore che rimane in posizione. Quindi lui che cos'è? Punta, sta lì, centrale dove lo metti, non si muove. Trequartista, sta lì, centrale dove lo metti. Ok, questo è fondamentalmente quella tipologia di movimento. Cioè il giocatore non ci farà il movimento, ad esempio, no? Il classico trequartista che il centrocampista sta portando la palla e lui cerca magari di farsi vedere più in basso, più in alto, a destra, a sinistra. No, lui tenderà a rimanere praticamente quasi nella stessa posizione di dove noi l'abbiamo messo nella lavagnetta. Quindi fondamentalmente è utile per alcune zone di campo, perché appunto noi magari vogliamo, lo possiamo dare a chiunque, questo sia l'attaccante, difensori, a centrocampisti. Diciamo che magari secondo me è come ruolo, ok, come istruzione è utile magari darla a una punta, a una seconda punta, a un trequartista, ma stop, perché a meno che non usiamo un modulo troppo particolare, cioè ad esempio eventualmente proprio, ma in via del tutto eccezionale, anche un esterno, perché vogliamo che lui proprio se ne stia, ad esempio magari ecco un Leao, se lo allargassimo e vogliamo che lui proprio se ne stia lì, che non rientri, che non faccia nulla, che stia lì pronto a ricevere la palla, potrebbe anche essere. Però diciamo che comunque ricordiamoci, è anche giusto, è anche bello far creare un po' di scompiglio, no? Soprattutto nella fase di attacco. Perché? Perché mandiamo praticamente a quel paese la difesa avversaria, perché chiaramente il nostro avversario poi a un certo punto non sa più che pesci prendere, mentre dando comunque un ancoraggio è ovvio che il giocatore sta lì più statico, e se l'avversario si accorge di questo e ci mette una bella marcatura diventa per noi più complicato. Magari ecco si può dare, io pensavo magari a un opportunista, che in una coppia di attaccanti, magari due opportunisti, potresti dargliene uno che quindi non è un classico numero 10 che sta sempre lì, ma che comunque tenderà a prescindere a buttarsi
ed è soprattutto un'opzione deselezionabile, quindi se ci stufiamo di utilizzarla gliela togliamo e ciao, e riprenderà a fare i suoi movimenti da opportunista, mentre se è un classico numero 10 in questo caso, ad esempio, dato che l'abbiamo tirato in questione, rimarrà a prescindere lì immobile, non si muoverà. Quindi istruzione consigliata per quali ruoli? Ripeto, per tre quarti, per eventualmente una seconda punta o una punta e un esterno. Io però diciamo che fra tutte quelle istruzioni è quella forse che utilizzo di meno. Perché? Perché comunque a me mi piace appunto che i giocatori si muovano in campo e che allo stesso tempo creino anche un pochino di scompiglio. Quindi se io invece dassi appunto questo tipo di istruzione a un giocatore, mi rimarrebbe molto lì. Col modulo che sto usando, per fare l'esempio, forse la darei soltanto a Neymar, quindi che voglio che stia proprio sulla tre quarti avversaria in modo tale da ricevere il pallone e smistarlo bene per le due punte o per l'esterno. Però ragazzi, ripeto, dipende un pochino anche da che carta ha il giocatore, cioè non è sempre tutto uguale. Io non è che vedo un modulo e ne provo poi un altro e dico ah no, ma lì in quello il trequartista c'aveva l'ancoraggio, allora aspetta, glielo metto anche qui. Sì, potrebbe in alcuni casi anche funzionare come cosa, perché no? Però secondo me, data appunto dalla mia esperienza di gioco, vi posso dire che secondo me non è proprio così. Ogni modulo è a sé, ogni giocatore è a sé e può avere più o meno bisogno di un'istruzione. Quindi vedete voi appunto questa, se utilizzarla e soprattutto quando e come utilizzarla. Passiamo alle altre istruzioni. Allora, il marcatura stretta, il marcatore non ce li fa selezionare perché? Perché questi si possono attivare solo durante la partita. Noi in questo momento siamo nella schermata del gioco, quindi non ce la fa fare. Però andiamoli comunque a vedere. Marcatura stretta, alcuni giocatori saranno marcati in maniera più stretta del solito, con i marcatori che si scambiano in base alla posizione in campo. Si creano più spazi, visto che i giocatori tendono a seguire l'avversario che si stanno marcando. Quindi questo fondamentalmente è un passaggio di marcature, chiamiamolo così per ricapirci, cioè noi vogliamo marcare la punta avversaria o l'esterno avversario, ipotesi. Un po' lo marcherà ad esempio il difensore centrale destro, poi l'azione si sposta e lo marcherà il difensore centrale sinistro. Diciamo che è marcatura stretta, forse è sbagliato come nome, io gli avrei dato più un tenere d'occhio, cioè in base a chi si trova in quel momento in campo più vicino lo prende, lo marca. Quindi mi ci trovo io che sono il terzino, ok, lo marco io. L'azione si sposta, ti ci trovi tu che sei il difensore centrale destro, ok, lo marchi tu. Si sposta ancora, centrale sinistro, ok, lo marchi tu. Va completamente sull'altra fascia, terzino, ok, lo marchi tu. Ecco, è più questa tipologia di istruzione. Io ragazzi vi dico la sincera verità, non l'ho mai utilizzata perché comunque come dice appunto anche il gioco, si tenderanno a creare degli spazi. Mi è capitato di provarla così in allenamento, in partita diciamo non l'ho mai utilizzata, in allenamento l'ho provata a utilizzare, ma si creano buchi ragazzi, si creano buchi perché comunque i giocatori sono tutti attratti da quel giocatore, quindi tu magari è vero che quel giocatore diciamo lo annulli, però se l'avversario è bravo a far girare la palla, si inserisce il trequartista, si inserisce l'altra seconda punta o l'esterno dell'altra fascia e comunque ti buca. Quindi io questa ragazzi è un'istruzione che non consiglio di utilizzare, a meno che chiaramente uno poi non ci prenda la mano, diventi talmente forte a utilizzarla che però, ripeto, tende di suo, soprattutto all'inizio, a creare molto spazio per l'avversario in alcune zone di campo. E siccome è un'istruzione da dare chiaramente ovviamente principalmente a difensori, perché non è che mi vada a marcare con Shevchenko il difensore quindi diciamo che secondo me è quella meno interessante fra tutte quelle che finora abbiamo visto. Poi per carità mi è parso anche di vedere da qualche parte che c'è qualcuno che la mette, per dire
che la metti magari sul trequartista perché vuoi che si avvicini, che appunto tenga d'occhio, come già detto prima, magari il mediano di turno avversario, però ragazzi, ripeto, secondo me non è proprio il massimo. Molto più interessante invece è marcatore. Il giocatore indicato marcherà l'avversario di riferimento in modo più stretto. Si creano più spazi visto che i giocatori tendono a seguire l'avversario che stanno marcando. Allora ragazzi, questa è la dicitura che ci dice appunto il gioco, è vera in parte, perché io questa la utilizzo e vi posso garantire che il giocatore, ad esempio io la metto spesso sui terzini, il mio giocatore si attacca letteralmente al culo dell'avversario ed è difficile che questo riesca a fare qualche cosa, perché è vero che magari poi ci prende una situazione di contropiede in cui siamo lontani e dobbiamo andarla a inseguire, però diciamo che in linea generale a squadre schierate, quindi ad azione schierata normale, quindi dove siamo 11 contro 11 faccia a faccia, diciamo che comunque è, il terzino, ad esempio, ecco in questo caso Maicon, che lo vedo qui sullo schermo, andrà a marcarsi l'esterno sinistro avversario e gli starà proprio lì addosso, cioè nel momento in cui stiamo facendo un giro palla, Maicon sarebbe attaccato al loro esterno. Poi è vero, magari riuscirà comunque, anche se gliela passi, quello a fare uno scarico ed andarsene comunque o mandare in profondità un altro giocatore, però diciamo che gli complichi molto la vita. Io questa è un'istruzione infatti che utilizzo quando noto che l'avversario crossa molto o comunque gioca molto sulle fasce, perché magicamente quando dai questa istruzione, ragazzi, che ripeto è molto importante in alcuni casi, l'avversario smette di fare quello che stava facendo. Perché? Perché si accorge che lì dove andava sempre a giocare improvvisamente trova chiuso, perché mentre prima magari il Maicon della situazione per prendere sempre lui lasciava quei 4-5 metri all'esterno, ok, quindi l'esterno se era bravo riusciva magari a fare un dribbling o riusciva a fare un 1-2 e andarsene o magari a fare un cambio gioco, in questa maniera invece diviene molto più complicata, perché o è davvero veloce con le mani a fare tutto, o altrimenti c'è molto buona possibilità che tu riesci anche ad anticiparlo e non gli fai toccare palla per un po', o magari non lo riesci ad anticipare però comunque lo marchi, insomma gli rompi le palle, non lo fai ragionare, di conseguenza magari quello scarica dietro, però intanto non è andato avanti nell'azione magari che stavano andando a costruire. Quindi è molto interessante come istruzione. Ripeto, queste si possono attivare però solo in partita. Quando stiamo guardando la nostra squadra così, per come stiamo facendo in questo momento, non possiamo attivarle. Contropiede, questa ragazzi è una delle più gettonate di tutte. Alcuni attaccanti restano vicini alla metà campo avversaria invece di rientrare in difesa a dare una mano. Questo vuol dire che quegli attaccanti evitano di sprecare energie rientrando in difesa e ripartendo. Allora, questa ragazzi è un'istruzione che molti danno a quei giocatori che hanno poca resistenza. Quindi io prendo la mia bella seconda punta o la mia bella punta che è fortissimo, mi piace tantissimo, lo voglio far giocare, però arriva a fine primo tempo che è un morto. Quindi cosa succede? Dico vabbè, aspetta un attimo, magari è vero che mi rientrerà un pelino meno, però se non altro quando ha la palla è sempre bello fresco. Questa potrebbe essere una soluzione di utilizzo di questa istruzione. L'altra soluzione qual è? Il mio attaccante ha comunque una buona stamina, quindi una buona resistenza, non mi interessa, però voglio comunque che stia sempre lì, cioè che non mi venga a centrocampo a recuperarsi i palloni, non mi interessa, lì questo lavoro lo faranno già il trequartista e i miei centrocampisti o il terzino o chi per lui, quindi comunque non voglio che l'attaccante mi rientri in difesa, quindi glielo do perché? Perché lui starà sempre lì, starà sempre quindi nella tre quarti avversaria, non rientrerà oltre, abbiamo letto il centrocampo, e quindi praticamente starà sempre lì pronto a ripartire, pronto a far partire, come dice il nome dell'istruzione, pronto a far ripartire il contropiede. Quindi infatti in genere si dà a un attaccante, se non anche a tutte e due, in modo tale che così hai due persone, due giocatori che comunque stanno lì nella tre quarti pronti a risalire insieme.
quindi magari con degli scambi veloci, un passaggio in profondità, insomma poi un filtrante, quindi bisogna vedere bene come si mette l'azione, però pronti diciamo a ricreare un contropiede in generale. E si può dare quindi questa istruzione, io lo do di solito appunto, vedete qui a Mbappé, ma la potrei dare in questo modulo anche ad esempio a Neymar, se volessi che anche lui mi facesse il movimento proprio più da attaccante che da raccordo, come abbiamo detto prima, no? La potrei dare a un Leao, stessa identica motivazione di Neymar. Oppure, molto più semplice, dico no, facciamo fare il lavoro sporco diciamo a quei 4 lì che ci sono fra il centrocampo, e invece voglio che Mbappé e Shevchenko mi rimangano lì, mi rimangano proprio invece più in attacco. Io però, come vedete, l'ho data soltanto a Mbappé perché è velocissimo, pronto a ripartire. Invece Shevchenko voglio in questo modulo molto diciamo di movimento, modulo fluido così chiamato nei vecchi PES, voglio invece che mi faccia il movimento proprio più anche a rientrare qualche volta, dando invece l'inserimento a Neymar e a Leao, quindi comunque attaccherei sempre in 3. E qualche volta invece Shevchenko magari si avvicina a Neymar, si avvicina in quella zona di campo per farsi dare la palla, quindi può essere interessante, anche se comunque poi lo testerò anche dando il contropiede a Sheva. Perché comunque potrebbe essere interessante invece proprio anche la soluzione che fanno il lavoro sporco gli altri e loro due invece stanno lì belli pronti a ricevere la palla e veloci come sono andare a fare gol. L'altra istruzione è in linea bassa. Il giocatore indicato rientrerà in una posizione che gli permetterà di partecipare più facilmente alla fase difensiva. Impossibile indicare un difensore, chiaramente. Quando si utilizza uno schema con 5 difensori è anche impossibile assegnare un centrocampista. Quindi in linea bassa fondamentalmente come l'offensivo di prima, il giocatore no? Si alzava, abbiamo detto, di una tacchetta, quindi da terzino ad esempio diventava un CL, DOS cambia poco. In questo caso invece succede l'esatto opposto, quindi il nostro ad esempio mediano di turno diventa a tutti gli effetti un difensore centrale. Il nostro centrocampista centrale diventerà ad esempio un mediano. Questa istruzione la maggior parte delle volte che viene utilizzata appunto proprio sui mediani. Perché? Perché vogliamo che il nostro mediano ci faccia il movimento proprio a diventare un difensore aggiunto. Questa istruzione però, quando praticamente si attiverà principalmente, ve lo dico qui non è indicato ma ve lo dico io perché è così, perché l'ho utilizzata per diverso tempo, si attiverà soltanto, quasi esclusivamente appunto quando siamo in fase di non possesso, cioè quando è l'avversario a noi ad attaccarci. Quando noi stiamo attaccando, e quello può essere utile, la squadra si posiziona così com'è, quindi il mediano fa il mediano, il terzino fa il terzino, il trequartista fa il trequartista. Quando invece siamo in fase di non possesso, il giocatore che abbiamo selezionato tenderà a fare il movimento praticamente di scendere di ruolo, quindi di scalare di ruolo. Chiaramente non si può dare a difensori, come ci dice, non si può dare con una difesa a 5 perché ti dice se tu mi metti i due mediani anche difensore centrale, cioè che diventeranno poi dei difensori centrali, giochi a 8 in difesa, è impossibile ragazzi, quindi chiaramente non sarebbe una cosa veritiera. Non si è mai vista appunto una squadra così, se non quei catenacci proprio di quelli però insomma è molto difficile. Quindi di solito, come dicevo, viene data ai mediani o ai centrocampisti, perché magari voglio che nel mio caso il buon Vieira mi faccia da mediano, però io voglio anche che lui comunque partecipi alla fase di riconquista della palla nella tre quarti, comunque nella metà campo avversaria, quindi non glielo do per questo, perché comunque se io gli dessi appunto a Vieira il linea bassa mi diventerebbe un mediano, non mi andrebbe a pressare in quella zona di campo e quindi permetterei la ripartenza magari agli avversari, e invece io questa è una cosa che voglio evitare. Di conseguenza io infatti a questo modulo non gliela do. Eventualmente, se proprio volessi, la potrei dare appunto a Fabinho e trasformare
Vierà abbassandolo un pochino in mediano. Potrebbe anche essere una cosa utile, però ragazzi, ripeto, voglio che a centrocampo ci sia comunque sostanza, perché fondamentalmente tu in questo caso staresti levando un mediano per avere sì un difensore in più, però lo sappiamo benissimo che qui anche con la difesa a 20 ci sono delle partite che se devi perderle perdi a prescindere, puoi anche mettere tutti in difesa, se devi perdere perdi, quindi non ha secondo me molto senso su sto gioco andarsi troppo a schiacciare. Perché? Perché comunque è un gioco balordo, è un gioco che lo sappiamo, se decide che devi giocare, giochi, se no puoi anche metterti 10 recupera palloni lì davanti alla linea della difesa, cioè ci sono veramente a volte dei moduli che sono sproporzionati, spropositati, assurdi, chiamiamoli come ci pare, eppure funzionano alla grande. Quindi ragazzi, non credo che abbiano queste accortezze di istruzioni individuali, ma quindi è per quello appunto che dico in linea bassa, proprio solo in alcuni casi magari ecco stiamo vincendo 1-0, siamo all'85esimo, vogliamo magari ecco un po' più di compattezza dietro, ci potrebbe stare. Oppure l'altro caso di rally in linea bassa, poi dipende sempre come già detto dal modulo. E l'altra linea bassa eventualmente che si potrebbe dare, e ve lo posso garantire è molto interessante, potrebbe essere se giochiamo con un 3-5-2. Quindi con un 3-5-2 vi immaginate la difesa a 3, i due magari CL non altissimi, quasi appunto dove è adesso Leao, ma quasi più o meno all'altezza di Vieira. E in quel caso cosa succederebbe? Che i nostri CLD e CLS in fase di non possesso, quindi in fase di possesso mi diventano proprio delle ali che spingono, che mi mettono in mezzo i cross, che mi fanno qualche assist per le punte, molto interessante. In fase però di non possesso mi diventano due terzini, quindi io attacco con un 3-5-2 ma mi difendo con un 5, mi difendo insomma con la difesa 5, se ho detto bene, mi difendo con la difesa 5, perché? Perché comunque quelli lì, i due CL mi diventano due terzini e quindi di botto mi trovo a 5. Infatti io quando l'ho utilizzato con questa tipologia di modulo, il 3-5-2 tendevo a mettere sempre magari un Arnold, un Maicon, un Cancelo, un Hernandez. Perché? Perché comunque sono quei giocatori che non sono eccessivamente offensivi, però nemmeno eccessivamente difensivi. Sono quei giocatori che vanno bene da utilizzare in entrambe le fasi. E mi ci sono trovato molto bene nella vecchia season. Mi aveva fatto fare un bel po' di vittorie consecutive. Poi vabbè, io per portare anche nuovi contenuti a voi comunque poi cambio, il gioco porta di sé a cambiare. E quindi così, quindi diciamo che come istruzione per tirare la somma alla fine è un'istruzione secondo me da dare principalmente a un mediano o agli esterni, nel caso ecco ad esempio di un 3-5-2 che vogliamo che ci facciano i terzini. Gli altri ruoli ragazzi non ha senso, cioè se io voglio che Neymar linea bassa, quindi mi diventi un trequartista in questo caso, lo metto direttamente trequartista e sta lì. Cioè magari ecco anziché mettere un Neymar che è attaccante di rientro, trequartista che quindi comunque andrà magari a fare anche ora un po' il movimento all'indietro, magari a quel punto ci metto un giocatore chiave, cambio un pochino ecco la tipologia di disposizione. Però ripeto, qui ci andiamo poi troppo ad addentrare se continuiamo nel discorso stili di gioco individuali, perché poi queste istruzioni che abbiamo appena visto ragazzi sono diciamo molto legate anche agli stili di gioco che però andremo a vedere i prossimi giorni. Perché? Perché sono fondamentali. Questo gioco ragazzi, come già detto, è tutto basato sulla tattica e sulle istruzioni insomma di squadre individuali, chiamiamole come ci pare, però fanno la differenza. Quindi ragazzi, detto ciò, io spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, aiutatemi a supportare il canale con un bel like, è gratuito, non vi costa niente e a me fa solo che piacere. Scrivetemi anche nei commenti se cosa ne pensate voi, magari voi che istruzioni usate nel vostro team. Perché?
perché comunque è un modo per scambiarci informazioni e crescere tutti quanti come community insieme. Quindi vi saluto, vi auguro una buona giornata. Buon dia a tots dal vostro Luca Talan. Ciao ragazzi!